Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video andiamo a vedere insieme l'ultimo step della migrazione InfluxDB2, e cioè la migrazione delle continuous query. Nel mio caso infatti io ho la necessità di gestire delle retention policy diverse e quindi nella versione di InfluxDB 1.8 avevo creato delle continuous queries che servono proprio per aggregare i dati e spostare in altre retention policy in modo tale da mantenere uno storico un pochino più ampio, ma comprimendo i dati, quindi aggregandoli senza occupare troppo spazio. Nel mio caso specifico io ho tutti i dati di ambiente, quindi temperatura, umidità, gas, eccetera. I dati di consumo e di produzione fotovoltaico ho deciso di gestirli a livello storico, mantenendo il dettaglio per un anno e poi aggregandoli a livello giornaliero, a livello orario in altre retention policy, in modo tale da appunto minimizzare l'impatto dell'occupazione dei dati. Questa azione si può fare appunto in automatico utilizzando le retention policy e le continuous query. Avevo già parlato di questo in un video precedente, quindi non sto qui a spiegare che cosa vogliono dire. Comunque fondamentalmente bisogna decidere quanto tempo tenere i dati e nel caso i dati, prima di cancellarli, aggregarli e mantenerli in altre tabelle che hanno una durata un pochino più lunga. Nell'aggiornamento di InfluxDB da 1.8 a 2 bisogna appunto migrare anche le continuous query in maniera manuale, perché è cambiata proprio la logica. Adesso non esistono più le continuous query, ma esistono i task nella versione 2 di InfluxDB e quindi manualmente bisogna migrare le continuous query in task. Nella documentazione è spiegato abbastanza bene come fare questa conversione manuale e l'importante è avere a disposizione il codice delle vecchie continuous query prima di fare la migrazione. Si può fare o a mano, quindi tirar fuori il codice delle continuous query a mano prima di fare la migrazione ovviamente, oppure utilizzare un file di testo che viene generato dalla procedura di migrazione. Noi approfittiamo proprio del fatto che la procedura di migrazione crea in automatico il file con i sorgenti delle continuous query vecchie e andremo a recuperare questo file per fare la conversione. Quindi passiamo alla schermata PC e iniziamo quest'ultimo step di migrazione, cioè la conversione delle continuous query in task 2.0. Eccoci sulla schermata PC e siamo sulla home page della documentazione di InfluxDB versione 2. Andiamo nella sezione di installazione e upgrade e andiamo nel nostro caso che è upgrade from InfluxDB 1.x to 2.7. Quello che abbiamo fatto la volta scorsa è riassunto in questi capitoli. Noi adesso andiamo a fare l'ultimo step, che è quello relativo alle continuous query. Quindi clicchiamo su questo link e qui troviamo un pochino tutta la logica che spiega il perché bisogna migrare manualmente le continuous query. Come ho già accennato prima, qua ci viene detto che bisogna o esportarsi il codice delle continuous query prima di effettuare l'upgrade, oppure utilizzare il comando influxdb upgrade con l'opzione per esportare le continuous query, cosa che in automatico viene fatta dal container Docker. Quindi nel nostro caso questa procedura è già stata eseguita in maniera automatica. In questo modo noi adesso possiamo andare nella cartella di InfluxDB2 e trovare il file che ha le nostre continuous query che dovremmo migrare. Poi qua sotto ci viene dato un esempio di migrazione da vecchia continuous query a nuovo task 2.0. Tendenzialmente le continuous query sono quasi tutte di questo genere, che sono delle continuous query che appunto aggregano i dati su delle finestre temporali definite, e quindi se abbiamo le nostre continuous query di questo tipo la migrazione dovrebbe essere relativamente semplice, perché si può utilizzare questo template di task. Altrimenti sotto ci viene spiegata la sintassi del linguaggio Flux, che appunto è quello con cui vengono scritti i task e vengono eseguite le query su InfluxDB2, e come fare la conversione di continuous query un pochino più complesse rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Passiamo su Portainer in modo tale che andiamo a cercare questo file che dovrebbe essere stato generato in automatico dalla procedura di aggiornamento. Andiamo sul nostro container InfluxDB2, entriamo nel command prompt e andiamo nella cartella etc
InfluxDB2. Qui dentro abbiamo il file v1cqexport.txt che è stato generato dalla procedura di aggiornamento. Se proviamo a guardarne il contenuto, abbiamo le nostre continuous query. Io ne avevo 3 perché ho gestito ambiente, robot e energia come mie measurement appunto da aggregare per mantenere uno storico più lungo di un anno. Quindi adesso banalmente me le copio e me le metto sul notepad in modo da averle lì a disposizione adesso che facciamo la migrazione. Torniamo sulla nostra documentazione e cerchiamo di scrivere per una delle 3 il task flux. Quindi mi copio questo template, lo metto qui sotto nel notepad. Quindi il nome, utilizziamo il nome della nostra continuous query, la facciamo girare. Noi abbiamo ambiente e robot che aggregavano per giorno, quindi alla fine aggregavano i dati. Io avevo una media giornaliera, infatti viene creata la media in questo caso. Quindi da un dettaglio di dati puntuali, molti dati anche al minuto, io facevo un'aggregazione, facevo la media giornaliera, quindi arrivavo ad ottenere un dato per giorno. Mentre per quanto riguarda l'energia utilizzavo un'ora come finestra temporale di aggregazione per avere un dato un pochino più preciso. Quindi iniziamo dall'ambiente, quindi il nome ogni giorno, poi dobbiamo dire qual è il bucket origine e nel mio caso è OpenHub year, che è il bucket che ha la retention policy di un anno, quindi i dati più vecchi di un anno vengono cancellati. Range lasciamo così com'è, filter il nome della measurement che è ambiente, il field non ci interessa perché andiamo ad aggregare tutto, la finestra di aggregazione è un giorno, la funzione di aggregazione è la media, la misura di destinazione la copiamo di qua, è ambiente daily, e il bucket di destinazione, allora l'organization probabilmente essendo la stessa posso anche non metterla, proviamo, vediamo se poi dà errore, e il mio bucket di destinazione è OpenHub Autogen che ha retention policy infinita. Ok, questo potrebbe essere un potenziale task da creare su InfluxDB2 per replicare la continuous query relativa all'ambiente. Ok, allora andiamo a provarlo. A questo punto io me lo copio e lo dobbiamo lanciare da riga di comando sempre dal nostro container InfluxDB. Quindi scriviamo influx task create e qua possiamo incollare il codice. Vediamo se siamo fortunati. A questo punto premiamo CTRL D perché siamo su Linux e sembra che sia andato tutto a buon fine. Vediamo il list se ce lo fa vedere. Ok, sembra a posto. A questo punto possiamo andare a vedere sull'interfaccia di InfluxDB quella grafica e vediamo se effettivamente troviamo il task. Eccoci sulla nostra interfaccia InfluxDB, andiamo sull'icona dei task ed ecco che abbiamo il nostro task. Adesso vediamo se poi funzionerà e intanto creiamo gli altri due. Tutti e 3 attivi. A questo punto in teoria dobbiamo aspettare qualche giorno e vedere se si stanno popolando le tabelle, le measurement relative alla retention policy autogen chiamate ambiente daily, robot daily, energia hourly, che in teoria se andiamo a vedere sul Data Explorer e scegliamo OpenHub Autogen, vedete che le abbiamo qua. Ovviamente non avendo ancora creato i task dopo la migrazione, i dati qua mi aspetto che sono fermi a quando abbiamo migrato, quindi mi sono perso questo piccolo dato di aggregazione che in teoria posso anche ricrearmi manualmente, però mi aspetto che nei prossimi giorni ricominci a essere popolato questo grafico. Con questo direi che possiamo concludere la procedura di migrazione InfluxDB2.
Al momento mi sembra che sia tutto abbastanza stabile, non ho visto incrementi dell'utilizzo del Raspberry. Magari adesso cerco di fare un confronto con Grafana tra le risorse utilizzate con InfluxDB 1.8 e le risorse utilizzate con la InfluxDB 2 per vedere se effettivamente c'è stato un peggioramento appunto delle prestazioni. Questo lo possiamo fare con Grafana perché io con OpenHub acquisisco i dati di System Info del Raspberry, quindi probabilmente uno dei prossimi video potrebbe essere proprio dedicato a questo, quindi a come confrontare le prestazioni pre e post migrazione. Detto questo, vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!